Se fino ad oggi per fare maschere avanzate dovevamo passare da altri software, da adesso non è più così. In questo video vediamo uno degli aggiornamenti più interessanti arrivati negli ultimi anni in Adobe Premiere Pro, la nuova maschera oggetto. Si tratta di uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che ci permette di selezionare e tracciare automaticamente persone o oggetti all'interno di un video, con un semplice clic. E la cosa davvero comoda è che possiamo fare tutto direttamente in Premiere, senza passare da altri software. Partiamo subito. Dalla barra degli strumenti selezioniamo la maschera oggetto. Se teniamo premuto sull'icona, vediamo anche gli altri strumenti di mascheratura, come ellisse, rettangolo e penna, ma in questo caso ci concentriamo proprio sulla maschera oggetto. A questo punto ci spostiamo nel monitor del programma e passiamo il mouse sopra i soggetti presenti nella scena. Notiamo che Premiere li evidenzia automaticamente, e a quel punto ci basta cliccare per selezionare quello che ci interessa. Come vediamo, il soggetto viene riconosciuto subito. Qui sotto troviamo anche alcune impostazioni utili. Possiamo cambiare il colore della sovrapposizione oppure disattivarla completamente, se preferiamo lavorare senza evidenziazioni. Se la selezione non è perfetta, cosa che può succedere, possiamo rifinirla manualmente. Abbiamo lo strumento lazzo e quello rettangolo. Con il più aggiungiamo parti alla selezione, mentre con il meno rimuoviamo le aree che non ci interessano. Ci basta cliccare e trascinare per sistemare tutto rapidamente. Ed è proprio qui che vediamo la forza dell'intelligenza artificiale. La base è già molto precisa, quindi dobbiamo solo fare piccoli aggiustamenti. Adesso passiamo al tracciamento, che è la parte fondamentale. Andiamo nel pannello Controlli Effetti, dove troviamo tutte le opzioni per tracciare la maschera nel tempo. Possiamo lavorare fotogramma per fare correzioni precise, oppure affidarci al tracciamento automatico. Abbiamo diverse opzioni, in avanti, all'indietro, oppure bidirezionale, che è la più comoda perché analizza tutta la clip in automatico. Selezioniamo il tracciamento bidirezionale e lasciamo lavorare Premiere. Una volta terminato, facciamo clic destro e selezioniamo Passa a maschera di opacità. Perfetto. Ora abbiamo il nostro soggetto completamente mascherato e tracciato. A questo punto possiamo fare davvero tante cose. Per esempio, possiamo cambiare lo sfondo. Ci basta usare la maschera nell'opacità e inserire un nuovo video sotto la clip principale. Oppure possiamo applicare effetti solo al soggetto. Andiamo nel pannello Effetti, trasciniamo quello che vogliamo sulla clip e poi, dai controlli effetti, lo modifichiamo. Ad esempio, possiamo desaturare il soggetto oppure aggiungere qualsiasi altro effetto creativo. E voilà! Come abbiamo visto, questo strumento velocizza tantissimo il nostro flusso di lavoro e ci apre molte più possibilità di modifiche direttamente dentro Premiere Pro. Se il video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi tutorial. Se hai domande o vuoi approfondire qualche passaggio, scrivilo pure nei commenti. Grazie!